Aggiungiamo un filo d'olio d'oliva all'interno di una padella antiaderente, uno spicchio d'aglio, peperoncino a piacere, 300 g di funghi champignon congelati. Per rendere il tutto più saporito aggiungo anche 40 g di porcini freschi, 2 porcini piccolini, ma è facoltativo. Li tagli fili con la mandolina, così. Condiamo subito con un pizzico di sale e mescoliamo. Dobbiamo far perdere acqua ai nostri funghi. Farina di grano tenero tipo 00. Versiamo 300 g all'interno di una ciotola bella capiente. Prendete una caraffa con 500 ml d'acqua e mettete all'interno il cubetto di lievito. Mescolate. Prendiamo poi la ciotola dove abbiamo messo la farina e versiamo sopra l'acqua con il lievito. Sono le 11:30 di sera. Ecco qua, ho finito di mescolare, lascio ancora della farina così sui bordi, proprio una mescolatina velocissima. Ora non dobbiamo fare altro che coprire bene con della pellicola, così. E lasciamo riposare fino a domani mattina. A domani! Ore 6:30 di mattina. Ed ecco qua l'impasto che ha lievitato dalle 7 di mattina fino alle 11. Già mettiamo con abbondante farina, capovolgiamo l'impasto sopra la farina, così. È molto appiccicoso, vedete? Ancora un altro po' di farina sopra. Lo vado a piegare in questo modo. L'impasto in 2 parti e arrotolo prima così e poi così, ok? Sposto la farina un po' più qua
appoggio l'impasto sopra la farina e qui pulisco perché adesso devo prendere la teglia. Placca del forno, un filo d'olio, lo distribuisco bene, ecco qua il panetto, vedete che si allunga facilmente e inizio a stenderlo. Lo copro con la pellicola e lo lascio riposare per circa 10-15 minuti perché così sarà più facile da stendere. I funghi sono pronti, eccoli qua, si è asciugata parecchio l'acqua, tolgo l'aglio e li lascio intiepidire. Intanto ho già acceso il forno perché deve essere molto caldo. Sporco la mano con un pochino d'olio e stendo iniziando sempre dai bordi, così. Se l'impasto me lo consente, tiro anche un pochino l'impasto in questo modo, stando attenta a non fare i buchi. Cerco di fermare l'impasto ai bordi. Qui ho i funghi già freddi e vado a condire così. Ghiaccio in modo da farli aderire bene all'impasto. Farò metà bianca e metà rossa. Il pomodoro, l'importante è utilizzare un pomodoro buono. E funghi anche qui. Voi la preferite rossa o bianca? A me piace in entrambi i modi, sinceramente non saprei scegliere. Quel poco olio che è rimasto dai funghi lo metto nella parte bianca, così. E aspetto ancora altri 10 minuti per infornare perché il forno non è proprio caldo caldo. Eccola qua, l'ho fatta riposare altri 10 minuti. Ora sta a voi scegliere se volete o meno la mozzarella. C'è chi dice che con i funghi non ci va, chi invece dice che ci va. Io oggi mi va di metterla, altre volte non ce la metto, però oggi mi va. Quindi un po' di mozzarella su quella bianca ce la metto, su quell'altra no, metterò solo prezzemolo, facciamo così. Voi che ne dite, ci va o non ci va la mozzarella con i funghi? Un bel pizzicone di sale, un filo d'olio e via in forno alla massima temperatura per circa 15-20 minuti. Ho infornato la teglia storta, prima era così, a 250 gradi in forno ventilato. Salsiccia sbriciolata, però questa ricetta l'ho fatta proprio perché non c'avevo niente in frigo, giusto un po' di farina in casa e una busta di funghi surgelati.
La tolgo dal forno un attimo e aggiungo un pochino di peperoncino su quella rossa, che a me piace da morire, e rinforno perché deve ancora dorarsi dall'altra parte. Ed ecco come trasformare una giornata di pioggia in una giornata super felice e golosa. Un po' di prezzemolo, nel mio caso purtroppo è congelato perché non ho prezzemolo fresco, va benissimo così. Tagliamolo ragazzi. Rimane morbido al centro e croccanti sui bordi, è veramente spettacolare. Sentite? Che vi devo dire? Guardate che robina. Non resisto, il mio stomaco ma la mangio. Vedete il bordo? Bello croccante. E invece il centro morbido. Ora taglio quella bianca. Ragazzi, sembra proprio la pizza in teglia romana, quella dei forni, per capirci. È una bomba. Che vi devo dire? Bordini croccanti, sentite? Bordini croccanti e interno morbidoso.